Uno dei grandi piaceri della vita sta nel fare quello che la gente dice che non riuscirai a fare. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Anche se ormai è passata, voglio ricambiare gli auguri che mi avete lasciato sotto l'ultimo post in community, quello della Pasqua, questo, ma anche dirvi che la frase l'uovo è la cosa più magica che ci sia, non l'ho scritta a caso, eh. Per chi non lo sapesse, già prima di me, avevano inserito l'uovo negli antichi tarocchi di Marsiglia, nella carta della papessa, l'imperatore, il mondo, il giudizio e anche in altre che adesso non ricordo. È un po' nascosto, ma se guardate bene lo vedete. Comunque, ai tarocchi interattivi di oggi chiedo un messaggio che ti deve arrivare e te lo traduco, poi a fine lettura rispondo anche alla domanda sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei tre mazzi e ti traduco un messaggio destinato. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo direttamente tre mazzi per questo interattivo dal titolo Ti traduco un messaggio destinato. Vediamo che tarocchi escono per te e ti traduco questo messaggio destinato. Sai che è un interattivo, come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare. Vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo il Buddha che rappresenta il risveglio, l'illuminazione. Per la variante numero 2 la piuma che simboleggia i messaggi del cielo o dell'universo, che dir si voglia. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'infinito che rappresenta l'eternità. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini, come preferisci, ed io ti traduco questo messaggio destinato. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Buddha, suerte, per te? Ti traduco un messaggio destinato, prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Buddha. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è il Buddha. Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è il Buddha. Buddha, qui mi parlano di passione. Buddha, tu sei un qualcuno che hai la capacità anche di neutralizzare qualsiasi energia negativa e i tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 52 e il 150. Vai a cercarli su Google perché sicuramente c'è un messaggio aggiuntivo per te che ti deve arrivare. Sei una persona positiva, sei un qualcuno che sa convertire le cose negative in positive e questo è molto bello. Ti vedo di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Buddha, tu sei una persona che in questo momento potrebbe essere sola, ti vedo sola o comunque molto individualista, ti piace fare le cose da solo, sei un gran lavoratore, probabilmente un qualcuno che studia ancora o sta studiando particolari discipline. Buddha, dovresti aver cambiato casa di recente o aver fatto un viaggio di una certa importanza o doverlo fare con questo carro, perché ti vedo in movimento o prossimamente dovrai fare un viaggio. Ci vedo tanto qua un cambio di casa anche, recente o prossimo, particolarmente realizzato o realizzata in ambito lavorativo o negli studi, quindi con un buon successo, potresti studiare, doverti laureare o comunque sei un qualcuno che una persona molto ben organizzata, nulla per te avviene per caso perché sicuramente c'è tutta un'organizzazione a monte per ogni cosa che tu fai, quindi
diciamo che ti dà anche un po' quel valore aggiunto, nel senso, quella certezza nel riuscire a fare bene le cose. Sei una persona che, probabilmente potrebbe soffrire un pochino di solitudine, perché con questo 8 di coppe, mi fa pensare anche questo, nel senso che probabilmente qualora tu fossi in coppia, perché questo è un interattivo che vale per tante persone, le cose importanti, devi farle necessariamente da solo o da sola. E qua mi fanno vedere che, mhmm, sei anche ti vedo anche una persona piuttosto intraprendente, eh. Della serie potrebbe esserti capitata di recente un'occasione e non te la sei lasciata scappare, mi fanno vedere qua, e questa cosa è stata per te un po' come una manna dal cielo, nel senso che è capitata quest'occasione e l'abbiamo presa al volo, Buddha, mi indicano, che sotto certi aspetti potresti anche sentire, spesso e volentieri, una sorta di agitazione, magari stress, vuoi per il tuo lavoro, vuoi per le responsabilità che ti vengono date e che peraltro, devi affrontare probabilmente da solo o da sola, e le carte qua mi dicono che dovresti, cominciare probabilmente, ehm, a imparare ad amarti un pochino di più, nel senso, pare che tu sia un qualcuno che dà molto spazio a quello che sono le esigenze degli altri e quindi posticipi quelle che sono le tue. Prima ci sono gli altri, poi ci sei tu. Quindi impariamo ad amarci, Buddha. Mi fanno vedere questo. Una bella occasione che hai colto al volo e che ti ha portato sicuramente un bel cambiamento, anche a livello così. Qui le carte mi parlano di rinnovamento, evoluzione, una spinta in avanti in quello che può essere o il tuo lavoro, la carriera, gli studi, oppure potrebbe anche trattarsi di sentimenti, quindi puoi aver fatto una nuova conoscenza, potresti insomma aver iniziato a frequentare un qualcuno, tutto così all'improvviso, che sia amicizia, che sia sentimenti, insomma qua mi parlano di un'occasione che non ci siamo lasciati sfuggire. Alcune lettere con le quali potresti sentirti particolarmente identificato o identificata sono la lettera L, la F, la B, T, C, D, L, l'ho già detta. Qui ho tante lettere C e lettere L per il Buddha, sai cosa ti dico? Vestiti di colore rosso, perché in questo momento le carte dicono che potrebbe esserti utile per attrarre molto di più. Sei sicuramente più attraente nel caso in cui tu decidessi di volerti vestire di rosso. Prova. E adesso vado a darti un messaggio destinato con questo mazzo. Vediamo cosa vogliono dirti queste carte per il Buddha. Messaggio destinato. Dunque, messaggio destinato per te, vedendo un po' l'insieme di queste carte. Ci parlano probabilmente di quest'occasione, in particolare il 5 di coppe, il 10 di spade e il 4 di coppe. Mi viene in mente una frase che diceva che uno dei grandi piaceri della vita sta nel fare quello che la gente dice che non riuscirai a fare. Penso che ti risuoni questa frase, perché qui è come se tu necessariamente
ti fossi lasciata o lasciato alle spalle una situazione perché si è presentato un qualcos'altro di molto positivo per te e devi assolutamente, dare seguito. Cerca di chiudere, vedi, con questo 10 di spade, quello che può essere, questo passato, lascia andare ciò che non ti serve più, e focalizzati su quest'occasione, 9 di coppe, 6 di denari, ehm, che può esserti capitata di recente o che ti capiterà. mh. Abbiamo anche un 3 di denari, ci parla di collaborazione. Tu potresti essere anche un qualcuno in procinto di iniziare o un lavoro in proprio o ti vuoi mettere in proprio anche con dei validi collaboratori, insomma, Buddha. Le carte sono queste, il messaggio te l'ho detto e non a caso, se uno dei più grandi piaceri della vita sta nel fare quello che la gente dice che non riuscirai a fare, è molto probabile che in passato qualcuno possa averti trattenuta o trattenuto nel fare quel qualcosa che tu eri destinato a fare oggi o domani. mh? E questo era un po' il messaggio per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Pensa a questa domanda. Vediamo per il Buddha cosa ti rispondono per il Buddha. Per il Buddha, l'imperatore, la papessa e l'eremita. Dunque, qui la risposta è un sì. In riferimento alla domanda che tu hai fatto, ci parla comunque di una certezza, di un qualcosa lungamente meditato o comunque hai probabilmente ancora la necessità di andare a, secondo me, scoprire un qualcosa, chiarire probabilmente, dei dubbi che potresti avere, in riferimento, se parliamo di sentimenti o di relazione, in riferimento a una persona, probabilmente, sei, in questo momento forse dubbioso o dubbiosa perché vedi, che di fronte a te, c'è un qualcuno che non si apre completamente nei tuoi confronti o comunque che, mhmm, tende un po', ad escluderti da un qualcosa e quindi, ehm, devi capire, devi riuscire a, sapere o avere maggiori informazioni per quanto riguarda, questa persona o questa situazione, mi fanno vedere, e c'è una sorta così di, blocco, periodo di stand-by. La risposta comunque è un sì, la situazione si va a sbloccare, può volerci un pochino di tempo perché a peso e temperanza mi indicano quello, comunque è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza. Voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, mi preparo e vediamo cosa mi viene da scriverti per il Buddha. Vediamo. Mh. Penso che in questo momento, mh, tu stia guardando
questo video dal cellulare. Mh. Qualcuno dei tuoi contatti ha appena pubblicato o sta per pubblicare uno stato su WhatsApp. Mh? Se lo guardi e poi gli mandi un messaggio, mh, sarà molto contento. Particolare questo messaggio. Penso che in questo momento tu stia guardando questo video dal cellulare. Qualcuno dei tuoi contatti ha appena pubblicato o sta per pubblicare uno stato su WhatsApp. Se lo guardi e poi gli mandi un messaggio, sarà molto contento. Questo è il messaggio per te, Buddha, e ti dico adelante. Piuma, suerte per te. Ti traduco un messaggio destinato, prima però voglio parlare di te e lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Piuma, mi connetto con la tua energia, vediamo chi è la Piuma. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è la Piuma? Piuma, sei di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario, avere l'ascendente in uno di questi segni. Piuma, qua ti stanno dicendo che in questo momento potresti vivere un particolare momento felice, perché abbiamo questa gioia, per un qualcosa, per un qualcuno. I tuoi numeri spirituali sono il 49 e il 17. Vai a cercare su Google il significato di questi due numeri perché potrebbero darti un ulteriore messaggio che ti è utile ascoltare. Quindi per la Piuma c'è una gioia, c'è un qualcosa che può essere successo di molto piacevole in una situazione, con un qualcosa, con un qualcuno. E qua, che sia nei sentimenti, che sia nel lavoro, io qua ci vedo per la Piuma un qualcosa che tu hai iniziato a fare e che magari già da tempo speravi di poter fare o comunque una cosa di questo tipo e io lo vedo adesso. Mi dicono di te che, guarda, parlavo proprio dell'inizio e questa carta me lo riconferma. Può essere che tu abbia iniziato o un nuovo lavoro o ti è stata data un'opportunità in un qualcosa e ti vedo, probabilmente tu sei un insegnante o hai a che fare con l'insegnamento, la comunicazione, perché avevo anche un 8 di bastoni prima. Sei un comunicatore, anche nel tuo lavoro, quasi sicuramente. E ti vedo particolarmente legato ad un qualcosa che ha a che fare con l'insegnamento, Piuma. Sai, mi viene in mente anche una frase che dice la comunicazione non è quella che diciamo, bensì quello che arriva agli altri. E tu con questo Papa hai la capacità di far arrivare agli altri le cose giuste, ciò che sarebbe corretto far arrivare. Ti vedo comunicare, magari ci parlano volendo anche di sentimenti, quindi stai comunicando con un qualcuno nella maniera giusta. Indicano anche la capacità che hai
nel saper trasmettere, alle persone, le cose giuste, gli insegnamenti giusti. Sei una persona particolarmente capace. Può essere che tu abbia anche a che fare, se vogliamo, con la spiritualità, oppure, io ti vedo al servizio proprio di quello che può essere, il benessere per le persone che ti circondano. Magari è anche il tuo lavoro. Un'altra cosa che mi dicono di te qui è che, sei, un qualcuno che di recente, guarda, non a caso, scusa se ho fatto questa pausa, anche con la carta del mondo, tu potresti anche avere contatti con l'estero, o con qualcuno all'estero, un qualcuno col quale tu comunichi. Lo dicevo prima, vedevo quella comunicazione. C'è proprio con la carta del mondo, come se avessimo completato un ciclo e ci sentiamo perfettamente a nostro agio con noi stessi, ma anche con gli altri. Penso che alcune lettere con le quali potresti sentirti identificato, Piuma, o identificata, sono la lettera V, M, S, lettera R, G, F, forse l'ho già detta, non ricordo, N e lettera D. E vestiti di colore grigio, perché con questo colore puoi attrarre molto di più. Potresti essere, in questo momento, molto più attraente. E adesso ti traduco un messaggio con questo mazzo, vediamo cosa ti vogliono dire. Per la piuma, vediamo. Vediamo per la piuma. Guarda, parlavo di mondo, non a caso anche qui abbiamo questa carta che ci parla di estero. Qui il messaggio che le carte vogliono darti è che si prospetta per te un periodo dove sarà necessario uscire dalla tua zona di comfort. Cosa significa? Significa che ti verrà data un'opportunità. Questa è la carta della chiamata. Mi ricollego molto a quel discorso della comunicazione che ti facevo prima. Qui dobbiamo sconfinare, non dobbiamo aver paura di lasciare andare anche dei modi di pensare limitanti rispetto a questa, diciamo, possibilità di sconfinare al di fuori della zona di comfort, al di là delle proprie possibilità. Di fatto ci parlavano di una gioia qua all'inizio, quindi Piuma, qui penso che questo messaggio possa anche fare molto riferimento a quello che è il sentimento per una persona, peraltro ricambiato, un qualcuno che probabilmente è distante da te, e quindi devi considerare che se non ti arrampichi non puoi cadere, ma vivere tutta la vita sul terreno non ti darà gioia. Qua mi fanno vedere per te che è come se fossi in certo senso portato, per trovare la tua felicità, a dover abbandonare un luogo, una situazione, un qualcosa che magari non è sufficientemente in linea con quello che è la tua vera essenza, per seguire un qualcos'altro che può darti gioia e felicità. Io lo vedo tanto anche nei sentimenti, o comunque può essere un altro luogo, mi fanno vedere qua, quindi
Se non ti arrampichi non puoi cadere, ma vivere tutta la vita sul terreno non ti darà gioia, si mh, collega molto bene a quello che è un po' l'insieme di queste carte. E questo era il messaggio che dovevo tradurti. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori e poi un messaggio in scrittura automatica. Per la piuma, vediamo cosa ti vogliono dire gli arcani maggiori. Per la piuma. La luna, il carro e gli innamorati. Non a caso ti parlavo di sconfinare, viaggiare, muoverti. Qui la risposta è un sì. Ci sono delle paure, probabilmente delle incertezze da superare. Io ci vedo tanto i sentimenti, però se hai fatto un'altra domanda, la risposta è comunque un sì. Supera queste paure che puoi avere rispetto a una situazione con un qualcosa, con un qualcuno, e raggiungi quello che può essere la tua felicità, la tua dimensione, scegli di raggiungerla superando le tue paure. E questa era la risposta degli arcani maggiori. Adesso voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per la piuma, vediamo. Per la piuma. Le persone notano in te qualcosa di diverso. In particolare, quelle che hai incontrato di recente. Ti vedono più rilassato e sereno. A volte sorridi anche senza motivo. Mh. Ricordando, qualcuno con il quale stai bene e ti fa sorridere. Il messaggio dice questo: le persone notano in te qualcosa di diverso, in particolare quelle che hai incontrato di recente. Ti vedono più rilassato, sereno. A volte sorridi anche senza motivo ricordando qualcuno con il quale stai bene e ti fa sorridere. Questo era il messaggio per te, piuma, e ti dico adelante. Infinito, suerte per te. Ti traduco un messaggio destinato, prima però voglio parlare di te e lo faccio con questi mazzi. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, infinito. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è l'infinito. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è l'infinito?
Infinito, sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Infinito qua ti parlano di condivisione. Ti dicono che devi cominciare a condividere la tua luce e la tua sapienza. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il numero 23 e il numero 75. Vai a cercare questi numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui, Infinito, devi cominciare a condividere. Tu probabilmente hai un dono, guarda, non a caso questa carta ci è uscita, scusa, proprio con l'infinito e devi iniziare a condividerlo, perché è possibile che tu già faccia un qualcosa, magari lavorativamente parlando, può essere il tuo hobby, la tua passione. Ti dicono proprio questo. Sei una persona, lo vedo di qua, molto creativa, una persona che ha sicuramente delle doti particolari, può essere anche nella creatività, la pittura, la scrittura, fare un qualcosa anche nella musica, se vogliamo, infinito. Sai, dicono che l'arte non è ciò che vedi, ma ciò che fai vedere agli altri. E mi ricollego a quello che abbiamo visto qua. Parliamo di condivisione. Condividi la tua arte, infinito, perché è importante. Puoi farlo. E in qualsiasi ambito essa sia, è importante che tu lo faccia. Infinito, ti vedo una persona molto indipendente, un qualcuno che, se vogliamo, hai una grande capacità di amare, ma spesso e volentieri le persone potrebbero non corrisponderti come sarebbe giusto che fosse, perché lo vedo di qua. È come se tu sei una persona che può dare tanto o che dovrebbe farlo e magari proprio perché dall'altra parte non vieni corrisposta o corrisposto come sarebbe giusto che fosse, questa cosa diventa limitante per te, forse nell'esprimerti, forse nel riuscire a dare o darti completamente come vorresti. Mi fanno vedere questo. Credo che tu in questo momento possa essere un po' alla ricerca, se vogliamo, di una sorta di equilibrio, parliamo anche in questo caso di andare a riequilibrare probabilmente una situazione, oppure c'è un qualcosa nella tua vita che potrebbe essere limitante per te, tanto da non permetterti di esprimere appieno il tuo potenziale. Mi fanno vedere un po' questo, quindi con questa giustizia bisogna andare un po' a riequilibrare un qualcosa che probabilmente ti limita, forse anche in quella condivisione che ti dicevo all'inizio. Ricordati questi due numeri, 23 e 75, vai a vedere il significato su Google perché potrebbero darti un indizio in più per riuscire a sbloccare questa cosa che ti limita. Ti vedo in coppia con un qualcuno, potrebbe essere una persona di un segno di terra, non per tutti perché questo è un interattivo che vale per tante persone. Ti vedo lavorativamente parlando abbastanza soddisfatto, stai lavorando molto o in questo momento il lavoro è una delle tue priorità, andare a migliorare un qualcosa dal punto di vista lavorativo, economico, nonostante questa, chiamiamola, limitazione. C'è un limite qua. Alcune lettere con le quali potresti sentirti particolarmente identificato o identificata sono la lettera I,
lettera O, C, R, P, N e lettera B, forse l'avevo già detta. Vestiti di color arancione perché puoi attrarre con questo colore molto di più. È come se potessi diventare anche più attraente per le persone o comunque questo colore potrebbe avvantaggiarti in qualche modo. E questo è un po' quello che mi hanno detto per te. Adesso ti traduco un messaggio destinato, quello che le carte vogliono dirti. Vediamo, per l'infinito. Guarda, non a caso parlavo di spiritualità, quello che ti dicevo prima. Qui abbiamo proprio 2 carte che ce lo indicano e penso che il messaggio che ti devo tradurre possa proprio far riferimento a questo. Penso che in questo momento tu sia un qualcuno assolutamente consapevole che con questo 5 di spade, quello che sono state le battaglie perse del passato, in realtà sono state per te delle vere e proprie lezioni di vita, che ti hanno portato ad essere, quello o quella che sei adesso, un qualcuno che con questo asso di bastoni e 9 di denari può od è riuscito finalmente a trovare la sua dimensione. Io ci vedo qua tanto, l'ambito spirituale, abbiamo questo mago, questa carta che me lo indica, potresti fare con questo asso di bastoni, di una passione, far diventare la tua professione, magari in un qualcosa che stai progettando da tempo con questo 7 di coppe e che magari non si è ancora concretizzato. Mi viene anche in mente una frase che probabilmente ho già detto, in un altro interattivo, che il segreto di una vita di successo sta tutto nello scoprire ciò che si è destinati a fare e quando farlo. E qui, quello che il messaggio che io ti devo dare, questo messaggio che ti devo tradurre, in sostanza è una cosa di questo tipo: sei diventato consapevole di chi veramente sei, di quello che puoi riuscire a fare e di fatto hai qui un'occasione per dimostrare a te stesso e anche agli altri quello che sei veramente. L'occasione ti verrà data, abbiamo un asso di bastoni, un 9 di denari, c'è un progetto qui che partirà o inizierai tra non molto, che sia in ambito spirituale perché potresti far diventare questa passione che hai anche il tuo lavoro o che sia un'altra cosa. Anche in famiglia ci vedo, col 10 di denari potrebbe essere un qualcosa che vuoi condividere con quello che può essere la tua famiglia o che ha a che fare con un qualcosa di molto familiare a te. Però il messaggio che dovevo tradurti, che era destinato ad arrivarti, è quello che ti ho detto. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo per l'infinito cosa ti rispondono. Per l'infinito. La ruota, la morte e il matto. Dunque, qua la risposta è un sì. Ci vedo tanto il ribaltamento di una situazione, un qualcosa che va a cambiare, anche se vogliamo in maniera piuttosto rapida, inaspettatamente o necessariamente deve cambiare. Bisogna in un certo senso avere anche un pizzico di intraprendenza o comunque
la trasformazione necessaria di una situazione per far sì che ci possa essere una nuova opportunità, oppure che si arrivi anche ad un nuovo inizio, oppure a liberarsi di un qualcosa controproducente per te. Spero che tu mi abbia capita. In ogni caso qua la risposta è un sì, ma deve avvenire una trasformazione o un cambiamento assolutamente necessario. E adesso ti scrivo un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti. Vediamo. Per l'infinito. Mm. Vediamo, per l'infinito. Mm. Ma sento profumo di caffè. O l'hai appena preso, o stai per fartene uno. Caffè. L'ultima volta che hai condiviso con qualcuno un caffè, ricordati con chi eri. Quindi ricordati con chi eri quando hai condiviso l'ultima volta un caffè. Nella vita di questa persona, mhmm, stanno cambiando molte cose e vorrebbe che tu fossi più presente nella sua vita. Un messaggio particolare. Sento profumo di caffè. O l'hai appena preso o stai per fartene uno. L'ultima volta che hai condiviso con qualcuno un caffè, ricordati con chi eri. Nella vita di questa persona stanno cambiando molte cose e vorrebbe che tu fossi più presente nella sua vita. Questo era il messaggio per te, infinito, e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!